Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Da come potete vedere abbiamo questa magica scatolina. In poche parole, verso fine dicembre un brand mi ha scritto per una collaborazione. Mi hanno chiesto l'indirizzo per mandarmi questa. Rivoluziona your tat life, quindi rivoluziona i tatuaggi nella vita o nella tua vita. Questo è, quindi si tratta di qualcosa per tatuare, ovvero una macchinetta. Niente, andiamo subito a scartare adesso questa macchinetta. Perché l'hanno chiesto a me, io non sono un tatuatore, loro, non lo so, avranno visto i miei video dove mi tatuo, io tutto tatuato, avranno pensato, non è la prima volta che lo pensano, mi era già stato chiesto in passato, ma poi anche lì erano svaniti. E io gli ho detto, guarda, io non tatuo, ma ti posso offrire un'altra bella idea, farò un vlog della giornata, magari userò anche una macchinetta perché mi tatuo ogni tanto da solo, magari tatuo qualcuno, o probabilmente la faccio provare a qualche tatuatore mio amico. Posso farlo provare anche a due tatuatori. Intanto, tac, apriamo. Scatolina molto bella, eh. Allora, tanto la cosa faica è che è una di quelle con la batteria, quindi niente più cavetti, si carica e basta, dovrebbe funzionare così. Non ne ho mai usate di queste qua, le hanno usate anche recentemente per tatuarmi. Allora, vediamo, intanto c'ha un peso della Madonna e già fa capire che è una cosa che magari può valere. Allora, c'è scritto anche qua Tat Vida, è il brand, non so se adesso vedete bene. Qua in teoria, ok, si gira per appunto impostare, credo, le varie velocità, non lo so, non ho mai usato una di queste. Qua c'ha tre tastini, l'archietto ce la sia qua, Tat Vida, che anche qui, e schermino che ti dirà batteria, velocità, potenza, tutto quello che ti deve dire. Qua c'ha un attacco USB-C, giusto, ci sta, e qui ovviamente, cosa che io non ho perché io ho le vecchie macchinette, quella bobina addirittura, non ho gli aghetti, quelli da appunto da andare a incastrare qua, ma ho i classici aghi. Appoggiamo un attimo la macchinetta qui, voglio andare a vedere cos'altro c'è nella confezione. Allora, confezione c'è ovviamente il cavo USB-C, bello, sembra anche un cavo normale, non di quelli plasticosissimi, schifosi cinesi. Vediamo se c'è altro, no, non credo ci sia altro qua dentro. La macchinetta sembra davvero comunque fatta bene, non capisco, qua ci sarà la plastichina da pellicolina da tirar via o andiamo a distruggerla? No, ok, c'è la pellicolina. Tanto c'ho il gatto che si struscia ovviamente sul cavalletto della fotocamera, magari evita di spostarmi il treppiede, grazie. Ci sono delle macchinette che se non sbaglio non so se l'avete visto, mi stava salendo sulla spalla. Ci sono delle macchinette che forse, se non sbaglio, si può anche cambiare proprio la batteria, quindi uno tiene magari 2 o 3 cariche, le intercambia un po' tipo caricatori. Questa si carica qui, non so la durata, andremo a testare il tutto, ragazzi, e come vi ho detto, appunto, farò provare la macchinetta a un tatuatore, una tatuatrice, qualcuno che mi tatua magari Celeste o Sti direttamente. Adesso vediamo che magari becco prima, magari le faccio provare tutte e due, così ho due pareri diversi e vi farò sapere anche in questo video il risultato di questa macchinetta, vi dirò se ne vale la pena, eccetera eccetera. Allora, ora non ricordo i prezzi, probabilmente ve lo metto qua sotto, però bisogna vedere anche la qualità appunto della macchinetta. Per questo la farò testare a chi comunque la usa, chi sa tatuare, la proverò anch'io magari su me stesso, vi farò sapere tra pochi secondi i vari pareri o risultati. Invece per me sicuramente passeranno diverse settimane. Questo video lo sto girando a fine montaggio dell'altro video, volevo farvi vedere una cosa che non vi ho detto e che non abbiamo menzionato perché me ne sono accorto dopo. Cosa molto figo, qua la batteria, che comunque anche dopo i vari i 2 giorni che comunque sono stati usati per fare il test che adesso andrete a vedere, è rimasta ancora tutta carica, ha una durata sicuramente pazzesca. E la cosa figa è che quando l'andate ad azionare, qua ci sono, come vedete adesso, 0000, qua vanno avanti minuti. Quindi vi dirà tutto il tempo che voi l'avete lasciata attiva, però vi dice quanto dura un tatuaggio. Adesso ho fatto passare un minuto così potevate vedere lo 01, ovviamente ve l'ho velocizzato o tagliato direttamente. Se andate a stoppare vi rimane comunque il minuto lì. Se poi andate a rischiacciare ovviamente continuerà dallo stesso minutaggio. Idem, se andate a spegnere e a riaccendere vi manterrà comunque il conto che vi aveva fatto. Se invece andate a schiacciare 3 volte, adesso 2 o 3 volte di fila, vi riazzererà. Quindi potete ogni volta che fate un nuovo tatuaggio tenere il tempo anche di quanto lo tatuate. Cosa stupida, ma può essere anche utile per sapere quante ore ci avete messo a fare un tatuaggio. Ovviamente qui andate a sistemare comunque su giù il wattaggio, e questo invece per
lo stroke. La batteria si può rimuovere, basta girare, tirare e si può rimuovere, quindi se ne avete altre, adesso non so se sul sito le vendono, ma basterà semplicemente averne altre già cariche, così li avete pronti all'uso. Tornati senza fare lo Stee Tattoo Yuppie apposta con la nostra magica Stee che adesso è giù, sta arrivando. Oggi sono qui a testare questa macchinetta che mi ha mandato il brand Tatvida e niente, appunto per farla testare non potevo testarla io visto che tatuatore non sono, quindi l'ho portata qui, la farò provare a lei così poi mi saprà dire e vi saprà dire come si è trovata, se ne vale la pena per il prezzo alla quale la vendono sul sito. Andremo a ripassare la scritta che ho qua, ovvero Your Throat Ear, che mi era stata fatta in realtà in handpoke già qualche anno fa, ma è totalmente sbiadita, quindi per testare la macchinetta ho detto ciao, andiamo a ripassare e a sistemare quella scritta. Quindi sarà lei, signorina Stee, che userà la macchinetta. Adesso andiamo prima di tutto a foderarla tutta bene. Devo solo capirla un secondo per capire come devo foderarla. E poi ci dà un suo parere. Sì, esatto, perché le problematiche di queste rotative, come la fluid, cioè le problematiche non sono una problematica, però a seconda di dove si muove lo stroke o il voltaggio è importante anche capire quello dove foderarle, perché se io mettessi la pellicola qua mi impedirebbe di girare e vuoi cambiare il voltaggio. Poi calcola che questa non l'ho mai usata. Quindi adesso andiamo a ricoprirla e metterla in sicurezza contro la contaminazione incrociata, però capiamo dove foderarla e come foderarla bene in maniera che rimanga pratica, utilizzabile. Quello che io stavo dicendo è anche bella, comoda confronto all'altra, che me la posso mettere in tasca e posso tatuarmi dove voglio. Sì, però giustamente bisogna capire anche come metterla in sicurezza a livello di contaminazione. Vediamo anche la durata della batteria, l'ho caricata tutta esatto. Prima di uscire, tutto ovviamente non si scaricherà. Non la conosco, non l'ho mai usata, pesa sicuramente molto di più, sì. Non so se posso fare comparison con altre marche. Sì, diciamo che vabbè, certo. Posso farla perché non è una questione che se una è molto più pesante di una fluid, nonostante che la fluid abbia dentro. Sì, ma la fluid quanto costa? Tanto. Ok. Non mi ricordo, meno, sì, no, molto però, più di questa. Però siccome la fluid in questo momento è come una si suol dire di solito nei video YouTube, questo è quello per iniziare, no? Devo pesarla così a pesare, ma te ne accorgi? Allora io dico la fluid perché forse la macchinetta adesso di questo modello qua più famosa, più usata in assoluto, più di tutte. È l'ultimo, questo è il modello da 4,5, quindi è il modello l'ultimo che è uscito. Sicuramente è il più costoso, anche adesso non mi ricordo il prezzo perché bisognerebbe andare a vederlo su listini. Però è più pesante, però come impugnature siamo simili. Ora partiamo dal presupposto che io sono anche una S, quindi le mie manine. L'impugnatura sicuramente è abbastanza già troppo grossa per me. Quello sì, questo è tanto diverso, va bene. Calcolati che questa è già ci foderata, messo... quindi andrò a foderarmela il meno possibile e sì, ma io infatti non so così, cioè io sono anche abituata agli altri, ma cioè io sarei abituata a una matita, quindi è una cosa grossa come una matita. Primo impatto, il fatto che sia molto pesante nel culo, sì, può dire, è sbilanciata. Sì, è più sbilanciata dovremmo cercare. Sì, poi va tanto anche a persona ovviamente, nel senso sì, come uno è abituato. La fluid ad esempio viene venduta anche con tanti pezzi di ricambio gommosi che puoi ingrandire o rimpicciolire qua l'impugnatura in base alla tua mano. Questa raga è questo, poi vabbè io ho anche le unghie, adesso sfatiamo il mito, si può fare tutto con le unghie lunghe, sì, si può anche tatuare. Anche... Proviamo. Passiamo al tatuaggio. Prima ti devo rivedere. Uccidere. No, fallo. Madonna mia, farà partire tutti i tendini, già lo so, mi strazzerà la mano. Perché mi fai fare una cosa che non rimarrà? Ma poi io sono... Allora, se è rimasto questo per un botto, perché non dovrebbe rimanere, è una scrittina, cioè dobbiamo ripassare... Ecco, ricalca le lettere giuste per non che le sbagliamo poi. Ah! Faccio male col pennarello, immagina dopo. Si scherza ragazzi, si scherza. C'ho la manina delicata. Io? Non lo so, abbiamo sentito molte opinioni differenti su questa cosa. Stavo scrivendo troppo. Ottimo. Giuro, lo giuro, sto scrivendo Troia, non so perché. Siamo bene? Dai, che cazzo mi è scappata. Non sono dislessica, non sono disgrafica, non sono discalco. No,
O lo devo migliorare anche? No, più grezzo. Proviamo così. Si fa male, non... Come si fa male? Sì, Oh. certo, fa un male maiale qua. Dai, no, non ho certo. sentito niente l'altro. Allora, perché era in POC. Sì, non Peccato, mi devi sto far per sentire. usare una macchinetta che non ho mai... Guarda com'è fuori l'ago. Tutto quel lago lì mentre... No, non vedi? ficcarlo tutto dentro. Non ho sentito niente. Infatti non batte come una puttana negli ultimi colpi della sua vita. Questa mano è meno sensibile dell'altra? Cosa stai facendo? Sto guardando il A me lei si deve creare un feeling, ok? È come un cavallo da montare, cioè nel senso non è il cavaliere che sceglie il cavallo, è il cavallo che sceglie il cavaliere. Quando hai una macchina da tatuaggio nuova ci vuole un attimo. Perché Cos'è la bacchetta di Harry Potter? No, quella è perché ti sceglie, in contrario, credo, per quanto ne sappia io di Harry Potter. Vabbè ragazzuoli, ci vediamo dopo quando abbiamo finito, è andato qua, cioè anche se riprendono si vede. Ragazzuoli, fatto proprio simple come era prima, prima era fatta nel book, adesso in macchinetta. Adesso arriviamo al commento della modesta, fantastica, meravigliosa tatuatrice. Ci darà il suo parere sulla macchinetta e su come si è trovato per questo tatuaggio di 5 secondi. Non so se magari la riutilizzerà anche domani. Aggiungeremo qualche commento domani. Oh, ma il Dermalize originale fa schifo al cazzo. Dal presupposto sarò coincisa così non sparo un pippone, però il concetto è questo: partendo dal presupposto che ogni tatuatore tatua tantissimo con sempre la stessa macchina, quando ti affezioni a una poi passare a un'altra è sempre difficilissimo, anche se sembrano simili, ok? Allora, non è assolutamente una virgoletto, posso dirlo, cinesata o me lo bannano, non lo so. No. Cioè, sicuramente ha delle piccole cose rispetto a una macchina di più alta qualità, ma sono dettagli da definire. Io sicuro sono una ragazza, quindi ho le mani piccole, rischio di più di perdere il peso che ha la macchinetta. Lo stroke io l'avrei fatto leggermente più lungo, ma secondo me quando l'hanno prodotta, ma questo è il mio parere personale, gli stroke erano ancora più bassi, non arrivavano a 4.5. Il tasto di accensione una volta che ti abitui è facilissimo, è sensibilissimo, non devi insistere per schiacciare, funziona benissimo. Battere non perde battute, con le cartucce bisogna stare leggermente attenti secondo me a non appoggiare le dita sulla cartuccia perché va a rallentare un attimo la battuta, ma questo non è solo un problema di questa, ce l'avevano tante altre macchinette. Ho bisogno di usarla un po' di più. Magari domani sono sicura che lo userò molto di più, almeno per farci un tatuaggino, perché in questo momento con Christian abbiamo anche ribattuto una parte, l'interno della mano, che è molto difficile, quindi ho bisogno di un pezzo di pelle più easy, metti caso, tanto domani comunque abbiamo una walk-in, quindi un flascettino piccolo lo faccio, così posso sicuramente avere un'opinione, però nel complesso se dovessi dare un voto da 0 a 10, come nei ristoranti, no scherzo, sicuramente come macchinetta per iniziare ottima, va benissimo, sicuramente è meglio che andare a imbattersi nel comprare bobine o robe del genere, quindi voto complessivo perché sono molto, per adesso, e poi magari entriamo in confidenza io e la baby, 6,5, 7, che per me è già alto come fosse adesso. Questo è il parere iniziale di Steve, poi vediamo appunto se domani la utilizzerà, se lo modificherà, aggiungerà a qualche punto al voto. Nel caso appunto ci vediamo tra poco per voi e per noi domani. Oggi è il giorno successivo a quello di ieri e niente, adesso c'è la walk-in e vedrete il video a parte, uscirà un altro video. Riutilizzerà ancora la macchinetta, quindi poi ci saprà dire qualcosa di meglio sull'utilizzo più lungo di una scrittina fatta qua. Vuoi vedere cosa facciamo?
ci belle. saranno sia dei linee che dei grigi e che dei neri piedi, dillo tu che L'hai appena detto tu. Ah, ero in video? No, veramente. Cazzo. Vuol dire che ci saranno dei grigi, dei neri e pure delle linee, quindi No, sarà... veramente io credevo. Grazie, così capiamo la dimensions. Allora ragazzi, intanto non so cosa sentirete, visto che c'è un bordello, poi magari si schiederò la voce. Siamo di fretta, io sto aspettando il pullman. E poi ieri ha continuato ad usare comunque la macchinetta, quella che mi ha mandato il brand di Tat Vida, e quindi se ha qualche aggiunta, visto che l'ha usata per un bel po' di tatuaggi. Allora, quello che volevo aggiungere è che è vero, come vedete il pezzo del video prima, dicevo che avevo bisogno di usarla molto di più. È una macchinetta sicuramente per iniziare che va benissimo, la posso consigliare. Naturalmente se siete abituati a usare le vostre macchinette, non limitatevi a usarla una volta sola, provatela con più tecniche. Io ieri ho utilizzato varie dimensioni di aghi che andavano dal 3 liner più fine fino ad arrivare a un 9 liner senza problemi, e anche dei magnum, ossia sfumato che riempito che colorato. Quindi la mia recensione dopo averla utilizzata molto di più sotto la pioggia e alla fermata dell'autobus è salita a ben 7,5 su 10. Io era 6, 6 e mezzo. Gli avevo dato un 6 di incoraggiamento, Ok, però ok. anche 8 per chi inizia la consiglio. Va bene. Rapporto qualità-prezzo ci siamo. Ci sta, grazie del test e niente, bella ragazzi, chiuderò il video dopo? Sì, chiuderò il video dopo. Beh ragazzuoli, che dire, chiuderei il video qui, spero che vi sia stato utile, spero di avervi fatto conoscere un marchio nuovo, da come abbiamo visto è più che valido. Vi lascio sotto comunque tutti i vari link al sito web per acquistarlo e vi ricordo di dare un'occhiata anche a tutti gli altri link, di seguirmi sugli altri social perché vi tengo aggiornato su un sacco di cose, potete vedere anche tante preview magari poi dei video. Adesso con l'estate inizierò a girare un sacco di posti che porterò sicuramente qua sul canale, ma vi farò vedere ovviamente un sacco di altre cose sicuramente sul mio Instagram, ma anche su TikTok. Vi ricordo di lasciare like e commentini ragazzi, dai che siamo quasi a 10.000 follower, sarebbe un grosso traguardo per me. Molti di voi come sempre guardano i video e non mi seguono. Cattivoni, andate a seguirmi e che dire ragazzi, nient'altro. Bella!